non imparerò mai l'italiano. Sapete qual è l'avverbio di frequenza che ho appena usato? Alla fine di questo video potrete usarlo e conoscerete anche tutti gli altri avverbi di frequenza. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi parliamo degli avverbi di frequenza. Prima di tutto, che cosa sono gli avverbi? Sono semplicemente parole che non si modificano e che accompagnano il verbo, specificando meglio l'azione. Nel particolare, gli avverbi di frequenza sono tutte quelle parole che ci aiutano a precisare quanto spesso un'azione si verifichi. Cominciamo a dare un'occhiata a tutti gli avverbi che vedremo oggi. In questa lista, come vedete, troviamo gli avverbi di frequenza più comuni. In alto troviamo quelli che si usano quando un'azione avviene molto spesso e scendendo troviamo quelli che si usano quando un'azione avviene più raramente. E sì, come vedete, ho usato degli avverbi di frequenza anche nell'ultima frase. Sono davvero utili. Sempre, di solito, spesso, frequentemente, ogni tanto, qualche volta, a volte, raramente, quasi mai, mai. Come avete visto, quasi tutti gli avverbi hanno una corrispondenza abbastanza semplice in inglese. Però per poterli usare al meglio è necessario capire dove usare queste parole all'interno delle frasi in italiano. Quindi ora vi mostrerò diversi esempi che vi aiuteranno a capire come usare questi avverbi come un madrelingua italiano. Iniziamo da sempre, l'avverbio di frequenza che si usa quando qualcosa capita ogni volta o almeno così sembra. Sono sempre stanco. Mangi sempre il gelato. Vieni qui spesso? Sempre. Perfetto. Prima di continuare, però, devo dirvi che secondo YouTube meno di metà di voi è iscritta al canale. Che ne dite? Lo facciamo felice l'algoritmo? Se questo video vi sta piacendo, vi invito a iscrivervi al canale e cliccare sul pollice in alto qui sotto. Se l'avete fatto, possiamo continuare con i nostri avverbi. Il prossimo avverbio che troviamo è di solito, usato quando un'azione avviene la maggior parte delle volte, ma non sempre. Ecco degli esempi. Il sabato sera di solito esco con gli amici. Di solito bevo birra. Carlo di solito è gentile. Come vedete dagli esempi, la posizione degli avverbi nelle frasi in italiano è un po' più libera rispetto all'inglese, ma se seguite gli esempi non vi sbaglierete. Passiamo al terzo avverbio di frequenza. Parliamo di spesso. Vieni qui spesso? Spesso mi chiedo dove finirò. Spesso e volentieri. Diminuiamo la frequenza dei nostri avverbi e arriviamo a metà della lista. Qui troviamo degli avverbi che si possono usare quando una cosa non succede né troppo spesso né troppo raramente. Ogni tanto, qualche volta e a volte sono quasi completamente interscambiabili e si possono usare liberamente. Ogni tanto metto il latte nel caffè. Qualche volta ci sono stato. A volte prendo il treno.
E con questo arriviamo agli avverbi che possiamo usare quando l'azione del verbo avviene meno spesso. Cominciamo con raramente. Mangi cioccolato? Raramente. Raramente vado in piscina. Raramente capita anche a me. Il penultimo avverbio di oggi è quasi mai, da usare per quelle cose che, appunto, non capitano quasi mai. Non vado al mare quasi mai. Li vedi spesso? Quasi mai. Perché non mi scrivi quasi mai? Come potete notare da questi esempi, in italiano le frasi con quasi mai si costruiscono con la negazione. A differenza dell'inglese, infatti, in italiano è necessario inserire il non all'inizio della frase se vogliamo usare l'avverbio quasi mai. E la stessa cosa vale anche per l'ultimo avverbio della lista. Mai. Non sono mai stato in America. Non ho mai avuto un cane. Hai mai visto il film Matrix? Ora siete pronti a utilizzare gli avverbi di frequenza italiani per specificare quanto spesso accadono le azioni. Provate subito, scrivetemi nei commenti qualcosa che fate specificando la frequenza, usando uno degli avverbi che abbiamo appena visto. E dopo che l'avete fatto, potete continuare a migliorare il vostro italiano guardando il video che trovate qui. E se questo video vi è piaciuto, un like è sempre apprezzato. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!